Se ci chiedessero qual è stata la cosa più bella di questo viaggio in Portogallo, probabilmente non sapremmo rispondere. L'oceano che si infrange contro le scogliere, le note del fado che risuonano la sera a Lisbona, i pastéis de nata appena sfornati, i villaggi fortificati o forse la notte passata in un antico mulino. Abbiamo attraversato una delle zone più affascinanti del Portogallo, tra coste spettacolari e luoghi che ci hanno sorpreso molto più di quanto ci aspettassimo. E come spesso accade, alcune delle cose migliori sono state quelle che non avevamo programmato. Atterriamo a Lisbona abbastanza presto, il volo delle 6 del mattino è tosto, ma almeno abbiamo un'intera giornata a disposizione. Ritiriamo la nostra immancabile macchina a noleggio, prenotata come sempre con Discover Cars, e iniziamo il viaggio, direzione Sintra. Mezz'ora e siamo già a destinazione. Con altri 4 minuti di treno raggiungiamo il centro paese. Il biglietto per andata e ritorno da Portela de Sintra costa 3,50 € a testa. La stessa tessera che vi verrà data è ricaricabile e vi servirà anche per i trasporti di Lisbona, quindi non buttatela. Gli azulejos bianchi e azzurri sui muri ci accolgono in tutta la loro bellezza. Dopo una passeggiata rilassante, siamo subito nel cuore di Sintra e nella sua piazza principale. Prima tappa del nostro viaggio in Portogallo, siamo appena arrivati a Sintra. Dato che oggi è domenica e abbiamo scoperto che c'era una gara di corsa, abbiamo deciso di lasciare la macchina appena fuori dal paese e prendere il treno per venire in centro, e devo dire che è una soluzione super comoda. In più il parcheggio costa solo 1,80 € per tutta la giornata, quindi direi perfetto. Non è la prima volta che visitiamo Sintra, infatti ci siamo già stati 9 anni fa, ma per ora non l'abbiamo trovata molto cambiata. Siamo di fronte al Palácio Nacional de Sintra, il palazzo reale medievale più antico e meglio conservato del Portogallo. Se vi va, è possibile visitare gratuitamente parte dei suoi giardini e dal faccio panoramico si ha una stupenda visuale sulla piazza, fino a Palácio da Pena e Castello dos Mouros. Proprio per il suo straordinario paesaggio culturale e l'armonia tra natura e architettura, Sintra è diventata patrimonio UNESCO nel 1995. C'è molta gente, ma essendo domenica in una città così famosa non ci aspettavamo niente di meno. Le vie del centro sono un concentrato di piastrelle dipinte, facciate colorate, salite su gradini e stretti vicoli in discesa, e proprio alla fine di uno di questi troviamo una terrazza dove pranzare. I piatti di pesce hanno un posto speciale nella cucina tipica portoghese e quindi per il nostro primo pranzo qui abbiamo scelto polpette di baccalà e un'insalata di polpo deliziosa. Fate attenzione al coriandolo, lo mettono praticamente ovunque e ha un sapore molto forte. Facciamo una camminata di 10 minuti in salita fino all'ingresso di Quinta da Regaleira, una tenuta fiabesca e misteriosa, costruita da un architetto italiano che ha mixato vari stili, gotico, rinascimentale e manuelino. Per visitare Quinta da Regaleira c'è un biglietto da 20 € a persona e vi consigliamo di prenotare perché si entra a fasce orarie ogni mezz'ora. Se volete visitare anche l'altro palazzo, quello tutto colorato molto famoso, Palazzo da Penha, anche lui ha un biglietto da 20 €. Nei bellissimi e rigogliosi giardini su più livelli ci sono torri, fontane e tempietti, un labirinto verde in cui è un piacere perdersi. Il punto più famoso è senza dubbio il pozzo iniziatico, che dà accesso ad una serie di tunnel sotterranei. Preparatevi a fare un po' di fila per accedervi. Non perdetevi anche l'interno del palazzo principale con i suoi motivi floreali e i grandiosi saloni. Ci sono tanti riferimenti all'esoterismo, la massoneria e all'alchimia, tutti interessi del proprietario che ha fatto costruire il maniero agli inizi del Novecento.
Torniamo verso il centro e facciamo uno stop a Casa Piriquita, un panificio fondato 160 anni fa per provare traveseiros, dolce che nel tempo è diventato il simbolo della città. Buonissima pasta sfoglia ripiena di crema all'uovo e mandorle. Ovviamente non potevamo esimerci dal prendere anche un pastel de nata, creano dipendenza. Sappiamo già che sarà il primo di una lunga serie. Riprendiamo il treno per tornare alla macchina e andiamo direttamente a fare il check-in. Il nostro hotel è immerso nel verde del parco naturale di Sintra Cascais. Facciamo una breve pausa giusto per sistemare gli zaini e guidiamo poi verso la costa. Lasciata l'auto nel piccolo parcheggio lungo la strada principale, camminiamo per circa 600 metri, tra fiori colorati mossi dal vento, prima di vedere il paesaggio aprirsi davanti a noi. Praia da Ursa è una delle spiagge più belle che abbiamo mai visto in vita nostra. Arrivare in riva al mare però non è per nulla semplice e il sentiero è in super discesa, richiede assolutamente scarpe da trekking e qualche ora di tempo. Per questo noi oggi ci fermeremo al Belvedere, ma è uno spettacolo anche da qui, ragazzi. Pochi minuti e siamo a Cabo da Roca, dove spicca bianco e rosso il suo faro risalente al XVIII secolo. Situato a 140 metri sul livello del mare, questo è il punto più occidentale dell'Europa continentale. Di fronte abbiamo solo oceano per 1500 km, fino alle Azzorre. Salutiamo questo luogo unico e passiamo a fare la spesa prima di tornare in hotel, dato che c'è un patio così bello dove poter cenare. Il bar è ancora aperto, così prendo una gingigno per festeggiare la prima giornata qui. È un liquore a base di amarene che mi piace tantissimo. Ci svegliamo avvolti nella nebbia. A quanto pare, per via delle montagne alle nostre spalle, qui è piuttosto comune. Per cominciare bene la giornata andiamo in centro a Colares per la colazione. Wipe the sleep from your eyes. Quit dreaming now, the sun is on the rise. Questi piccoli caffè di paese sono una delle nostre cose preferite in viaggio. C'è sempre una bella atmosfera familiare e i dolci sono fantastici. Guidiamo verso la nostra prossima destinazione. Quando arriviamo ad Azeñas do Mar, il paese appare davanti a noi un po' sfocato, ma c'è qualcosa di mistico nel vedere la fitta foschia atlantica, un fenomeno così caratteristico di questa zona, e il borgo sembra sospeso tra acqua e cielo. Costruito su uno sperone di roccia a picco sull'oceano, la sua posizione è quello che senza dubbio lo rende così particolare. Dal punto panoramico scendiamo tra le viuzze centrali. Siamo circondati da piccole case bianche, mulini ad acqua e azulejos. Nella parte alta del centro, un balcone affaccia sui tetti e la scogliera. È uno splendido angolo di pace. Ci rimettiamo in viaggio verso Ericeira. Troviamo un enorme parcheggio gratuito proprio di fianco alla spiaggia di São Sebastião, che tra l'altro è proprio una meraviglia. Ci sono già diverse persone che fanno surf.
Questa mattina ci siamo svegliati con la nebbia, ci sentivamo molto a casa in effetti, invece adesso è uscito un sole pazzesco, fa un caldo tremendo, piena estate. Siamo appena arrivati ad ieri sera e ci piace già da morire, sembra stupenda questa città. Il centro è caratterizzato da un'architettura pittoresca, con casette bianche decorate da fasce blu, uno stile che fonde il tipico villaggio di pescatori portoghese con l'energia rilassata e bohemienne dei surfisti. La costa di Ericeira, infatti, ospita la prima riserva di surf in Europa. La piazza dall'aspetto tradizionale è contornata da negozi specializzati, scuole per chi vuole provare per la prima volta questo sport e locali dove fermarsi per pranzo. Noi, per non uscire dal tema del paese, pranziamo con un bagel e una acai bowl. Un pranzo fresco con questo caldo era proprio quello che ci voleva. E sapete cos'altro sarebbe bello? Se vi sta piacendo il video potreste iscrivervi al canale, lasciare mi piace o hype, che ne dite? I vicoli laterali sono comunque silenziosi, nonostante le persone in giro. Le case sono un sogno ad occhi aperti, ci fermiamo ad osservare ogni angolo. Passiamo anche dalla chiesa, che all'interno è decorata con azulejos, molto particolare. Saremmo rimasti qui tutto il giorno perché ci è piaciuta proprio tanto come città, ma ci sono altri posti che aspettano di essere visti. Guidiamo verso nord evitando l'autostrada. Ci metteremo un po' di più, ma i paesaggi vista oceano che incontriamo casualmente lungo la strada meritano tutto il nostro tempo. Guardate che punti panoramici incredibili. Questo, se volete segnarvelo, è il Miradoro da Santa Rita. Arriviamo così a Óbidos, impossibile non notarla, perché la sua particolarità è ben visibile già da lontano. Una cinta muraria risalente al periodo della dominazione moresca e poi successivamente restaurata. Prima di andare a fare il check-in in un posto che tra l'altro sembra fantastico e non vediamo l'ora di vedere, ci siamo fermati a Óbidos, una cittadina interamente circondata da mura medievali su cui è anche possibile camminare. Sono 1500 metri di cinta muraria in cui sicuramente dopo andremo. Porta d'Ávila è la via d'accesso principale al centro storico, un ingresso molto scenografico e splendidamente decorato con le tipiche piastrelle portoghesi. Bastano pochi passi per avere la sensazione di essere entrati in un'altra epoca. Ci sono strette vie acciottolate, case basse antiche costruite lungo le alte mura e moltissime rondini che volano sopra di noi, e poi c'è tanto verde e fiori. Non riusciamo a decidere quale dei due borghi sia il nostro preferito, se Óbidos o Ericeira. Ognuno ha un'anima così particolare. Il paese è famoso per la produzione di ginja e dato che la adoro non potevo non provarla, insieme a una beligna, un dolce tipico cotto in forno a legna, assolutamente da provare. Saliamo fino alla parte più alta del paese, dove si trovano il castello e una delle scalinate che portano fino al camminamento delle mura. Fate attenzione, perché la loro caratteristica è non avere il parapetto, quindi se soffrite di vertigini diciamo che non è il posto per voi, ma se non avete problemi, lo spettacolo da quassù è impressionante. Torniamo vicino a Porta d'Ávila per salire sulle mura all'estremo opposto. Anche qui la visuale sul castello, sui tetti e la campagna circostante è mozzafiato. Dato che è quasi sera, raggiungiamo l'alloggio per stanotte. Ve l'abbiamo detto che è speciale, vero? Ecco il nostro mulino, uno storico Moinhos de Vento, così caratteristico di questa zona del Portogallo e della sua architettura rurale. Dormire in un ambiente unico, riconvertito ad alloggio, di fronte all'oceano poi, è abbastanza pazzesco.
L'interno della struttura cilindrica è arredato in modo tradizionale con richiami al passato e al mare. Con una stretta scala saliamo al piano di sopra dove c'è il letto. Dagli oblò vediamo l'azzurro dell'Atlantico. Raggiungere questo posto così speciale con i mezzi pubblici sarebbe stato impossibile, quindi lasciateci ringraziare Discover Cars che ci ha permesso di essere qui ora in Portogallo. Discover Cars è il sito che utilizziamo ormai da anni per prenotare tutte le nostre auto a noleggio negli on the road che abbiamo fatto un po' in giro per tutto il mondo e ci siamo sempre trovati benissimo. Non possiamo far altro che consigliarvelo sinceramente perché l'abbiamo provato in prima persona e per noi è davvero utilissimo. Sul sito infatti è possibile confrontare i prezzi delle auto a noleggio tra le compagnie più famose o anche quelle locali per trovare l'offerta più conveniente e che fa al caso vostro. Molto utile è la possibilità di aggiungere la copertura assicurativa totale al momento della prenotazione. Costa pochissimo al giorno e vi rimborsa l'intera franchigia in caso di danni, graffi o furto. Inoltre copre anche per le spese impreviste come la perdita delle chiavi o il carro attrezzi. Come al solito vi lasciamo qui sotto in descrizione e nel primo commento in evidenza un link. Cliccando avrete accesso alle migliori offerte che si trovano sul sito in questo momento con un piccolo sconto aggiuntivo ed è valido ovviamente in tutto il mondo, non solo per il Portogallo. Quindi ricordatevi del nostro link quando prenoterete il vostro prossimo viaggio on the road. Grazie fin da ora per il vostro supporto. Comunque essere circondati dalla natura e sentire in lontananza le onde che si infrangono sulla scogliera è meraviglioso. Restiamo fuori per il tramonto a goderci questa tranquillità. Mentre il sole scende, il cielo ci regala delle fantastiche sfumature di rosa. Buongiorno, oggi colazione vista oceano, c'è un bel fresco ma temo che finirà in fretta. Dormire in un mulino è stata una bellissima esperienza, anche perché arrivando qua abbiamo trovato sulla strada un sacco di altri mulini ancora completi con le pale, quindi deve essere proprio un segno distintivo della zona. Adesso però facciamo i bagagli perché abbiamo un paio di fermate da fare e poi entro sera dovremo arrivare in città a Lisbona. Dato che ieri sera lungo la costa abbiamo visto alcuni belvedere ma non abbiamo fatto in tempo a fermarci, ci torniamo ora. E partono anche un sacco di sentieri dai dintorni se vi va di camminare, ma se preferite anche solo dondolare davanti al mare potete fare anche quello. Dal Miradoro da Foz do Areglio inizia un percorso su passerelle in legno molto bello e scenografico. Da qui possiamo vedere chiaramente la Lagoa di Óbidos, la più grande laguna costiera di acqua salata del Portogallo. Incuriositi da questo paesaggio particolare, scendiamo fino a Praia da Foz do Areglio. Sabbia finissima, onde assurde e una spiaggia interminabile. Ci spostiamo di poco per pranzo, ma restiamo sempre di fronte all'oceano. Mangiamo il più leggero possibile perché ci stiamo praticamente sciogliendo. Un gelato e riprendiamo la strada verso l'entroterra questa volta. La nostra prossima fermata è Mata Pequena.
Siamo appena arrivati in questo paesino che è letteralmente una sola via centrale, ma è meraviglioso, sembra una cartolina. Praticamente ogni casa è perfetta e ogni angolo è da fotografare. Il telefono dice che ci sono 29 gradi, per fortuna c'è un filo di vento, anche se per noi percepita direi un 45. Siamo gli unici visitatori di questo villaggio fermo nel tempo. C'è un silenzio irreale e ci viene quasi da parlare a bassa voce. Le colline che lo circondano creano uno scenario splendido. E ora viaggiate veloci nel tempo e nello spazio. Siamo a Lisbona e abbiamo appena varcato la porta del nostro hotel. Siamo nel quartiere di São Vicente, appena al confine con Arroios, una zona meno turistica e più autentica, ma comunque vicinissima a più punti di interesse. Dato che è già ora di cena, prendiamo i mezzi per scendere fino all'Alfama, il nostro quartiere preferito in città. Dal video non sembra, ma giuro che poi si è fermato il bus. Vicoli tortuosi e colorati, panni stesi alle finestre e le prime decorazioni per le feste patronali che tra poco inizieranno e riempiranno le vie di musica. E a proposito, noi abbiamo deciso di cenare in una taverna a conduzione familiare dove ogni sera viene proposto anche un concerto di fado, probabilmente l'espressione più famosa della cultura portoghese. È una forma di canto nata nei quartieri popolari di Lisbona nel XIX secolo, legata alla vita di marinai, lavoratori e vicoli della città. Le canzoni parlano spesso di nostalgia, amore, lontananza e rapporto con il mare. Durante il fado non si parla mai, si ascoltano le chitarre e la voce. La cena comunque era buonissima. Io ho preso il polpo, mentre Paolo la carne in una versione tradizionale. È stata un'esperienza stupenda ed emozionante. Consigliamo di prenotare in anticipo e portare i contanti, perché in molte delle taverne o tascas non accettano le carte. Camminiamo fino alla Sé, la cattedrale di Lisbona, che illuminata così è ancora più maestosa, e prendiamo poi lo storico tram 28 per rientrare in stanza. Ci svegliamo con un super sole. Oggi tutto il giorno sarà dedicato alla scoperta di Lisbona. E un consiglio per voi, la capitale portoghese è costruita su colline molto irregolari. Partendo dal fiume, le strade seguono l'andamento naturale dei 7 colli su cui è sorta. Quindi scarpe comode e preparatevi a discese e salite impegnative. È anche la città dei Miradoros. Ci sono punti panoramici ovunque ed è proprio dal Miradoro de Senhora do Monte, quello più vicino alla nostra stanza, che iniziamo la giornata. Ci ricarichiamo con la colazione in una pasticceria di quartiere. La mia girella con la frutta candita era una bomba. Qui siamo a Graça, una delle zone storiche più alte della città. Vediamo anche la nostra destinazione non troppo distante, il castello di São Jorge. Ci sono case ricoperte di maioliche, giardini dove riposarsi all'ombra e ovviamente gli immancabili belvedere. È ancora molto autentico come quartiere, con le sue botteghe e le strade ripide che sembrano finire direttamente nel fiume. Sembra di stare a Punta Marina con questi pavoni. Noi stiamo facendo un giro nelle vie intorno al castello, ma se volete visitarlo all'interno il biglietto è di 17 euro. Noi oggi non faremo in tempo perché alla fine abbiamo una sola giornata intera da passare qui in città a Lisbona. Ai piedi del castello si sviluppa l'Alfama, dove abbiamo cenato ieri. È il quartiere dell'atmosfera, di origine araba con un impianto medievale, è una delle poche aree sopravvissute al terremoto del 1755 e noi l'adoriamo, ma soprattutto di sera. Di giorno sono immancabili i suoi 2 affacci più famosi, Miradoro das Portas do Sol e de Santa Luzia. Ci fermiamo a mangiare all'ombra di un albero in un locale specializzato in brunch. È tutto delizioso e poi abbiamo una visuale privilegiata sui tanto fotografati tram gialli.
Camminiamo in strade secondarie tra piastrelle colorate e jacaranda in fiore, fino ad arrivare all'Elevador de Santa Giusta. Costruito nel 1902 e al momento purtroppo fuori uso. Un'ultima salita e siamo di fronte al convento do Carmo. La piazzetta di fronte al sito storico è molto tranquilla e suggestiva. Il biglietto d'ingresso è di 7 euro e oltre alle rovine della chiesa gotica, ora a cielo aperto, potete visitare il piccolo museo di archeologia che è anche il più antico del Portogallo, sicuramente un luogo unico della città. Tappa da non perdere è la libreria Bertrand, nel quartiere Chiado, la libreria in attività più antica del mondo, non è fantastico? I suoi alti scaffali in legno sono splendidi e in fondo alle tantissime sale c'è anche un caffè, nel caso voleste fermarvi per una pausa. Ci spostiamo in un'altra area, leggermente meno centrale, per visitare l'X Factory, un tempo enorme complesso industriale, ora è una delle zone più vivaci di Lisbona. Invece di demolire le vecchie fabbriche, si è scelto di dare loro una nuova vita. Oggi, tra murales, laboratori artigianali e locali, l'X Factory è diventato un polo creativo. E dato che passerei giornate intere in libreria, non potevo non visitare anche l'Ergi Vagar, aperta dove prima si trovava una tipografia storica. Restano ancora alcuni macchinari. Al piano di sopra c'è anche una vasta collezione di poster e vinili. È veramente un bell'ambiente. Ma cambiamo completamente scenario. Riprendiamo il tram per andare in un negozio storico fondato nel 1837. Siamo venuti a Belém per provare gli originali pastéis de nata, o più precisamente i pastéis de Belém in questo caso, che sono stati inventati proprio qui. In questi giorni ne abbiamo provati diversi, per ora il nostro preferito è quello che abbiamo mangiato il primo giorno a Sintra. Vediamo come sono questi. Più buono di quello di Sintra. Di fianco abbiamo il monastero dos Hieronymus, che purtroppo è quasi totalmente impalcato per ristrutturazione. Con una passeggiata lungo fiume camminiamo dal monumento alle scoperte fino alla più famosa torre di Belém. La facciata è appena stata pulita e restaurata ed è di un bianco super brillante. Non si può ancora salire, ma dovrebbe riaprire a breve. Riprendiamo il tram e in circa 30 minuti siamo in Praça do Comércio, una delle piazze più estese e maestose d'Europa. Insieme al suo arco trionfale è stata per secoli la monumentale principale via d'accesso alla città, soprattutto per chi arrivava via nave, visto che affaccia direttamente sul Tago. Dato che non riusciamo a decidere dove cenare questa sera, abbiamo pensato di andare al Time Out Market. È qui vicino, 900 metri, non troppo distante, e ci sono 40 stand diversi tra cui scegliere, quindi direi che assolutamente qualcosa di buono per cena lo troveremo sicuramente. Alla fine all'interno era carino, la scelta dei piatti buona ma un po' più caro della media. Avremmo potuto trovare di meglio? Probabile. Abbiamo testato noi il posto, così voi quando sarete qui potrete concentrarvi su altro. Dato che è la nostra ultima sera, ci rilassiamo un po' sul fiume prima di tornare in stanza. La nostra avventura in Portogallo purtroppo finisce qui, ma grazie per essere arrivati alla fine del video. Speriamo che questo itinerario vi sia piaciuto e che possa essere uno spunto per un vostro prossimo viaggio. Grazie ancora una volta a Discover Cars per il prezioso supporto. Trovate il link al loro sito in descrizione e nel primo commento. Noi ci vediamo tra 2 settimane come sempre e se volete seguire i nostri viaggi in diretta non dimenticatevi di seguirci su Instagram. Vi abbracciamo, a presto, ciao ciao! Ciao!